Nel main event del pay-per-view di mercoledì 21 gennaio, dalla storica e sempre affascinante Hurricane Hall, Konami ha difeso con successo il Wonder of Stardom Championship contro Rina, in un incontro che andava ben oltre la semplice difesa titolata. Non era soltanto una campionessa contro una sfidante, ma una battaglia interna hate, una resa dei conti tra due atlete che condividono lo stesso spirito combattivo, la stessa visione spietata del ring e, allo stesso tempo, il rispetto profondo che nasce solo tra chi combatte fianco a fianco. Rina infatti non arrivava a questa sfida come un outsider qualunque, ma come una compagna di fazione di Konami e come una delle Hearts of Stardom Champions insieme a Fukiden Dead, un dettaglio che rendeva l'atmosfera ancora più carica di tensione e significato. Sin dall'ingresso si percepiva chiaramente che questo non sarebbe stato un match ordinario, ma una di quelle battaglie destinate a lasciare il segno, indipendentemente dal risultato finale. Una volta suonato il gong, le due hanno subito impostato un ritmo alto, fatto di scambi duri, prese precise e continue letture reciproche, come se ognuna sapesse già cosa aspettarsi dall'altra, ma allo stesso tempo fosse pronta a spingersi oltre i propri limiti. Konami ha mostrato fin dai primi minuti la sicurezza di una campionessa consapevole del proprio valore, lavorando con intelligenza sul corpo di Rina e cercando di portare il match sul suo terreno preferito, quello del controllo e della sofferenza progressiva. Rina, dal canto suo, non si è lasciata intimidire né dal palcoscenico né dal peso della white belt, rispondendo colpo su colpo e dimostrando una maturità sorprendente per un atleta che, fino a poco tempo fa, veniva considerata ancora in fase di costruzione. Questo match, invece, è stato la conferma definitiva che Rina ha ormai superato quella fase. Col passare dei minuti l'incontro è cresciuto di intensità, trasformandosi in una vera e propria guerra di resistenza. Le due hanno messo in campo le loro mosse migliori, alternando momenti di dominio a improvvisi ribaltamenti di fronte, con la Hurricane Hall sempre più coinvolta e divisa tra l'autorità glaciale di Konami e la fame, la determinazione e la rabbia agonistica di Rina. Più di una volta Rina è andata incredibilmente vicina alla vittoria, arrivando a far vacillare seriamente la campionessa e costringendola a tirar fuori tutto il suo bagaglio di esperienza per sopravvivere. Ogni near fall, ogni tentativo di sottomissione sembrava avvicinarla sempre di più al momento della consacrazione, a quella notte in cui avrebbe potuto scrivere il capitolo più importante della sua giovane carriera. Ma è proprio nei momenti più critici che emerge la differenza tra una grande sfidante e una campionessa affermata. Quando il match ha raggiunto il suo apice, Konami è riuscita a ribaltare la situazione con freddezza chirurgica, trovando l'apertura giusta per applicare la sua devastante sleeper hold. Una presa che non lascia scampo, che non concede eroismi finali né fughe miracolose. Rina ha provato a resistere, ha stretto i denti, ha lottato fino all'ultimo, ma lentamente le energie sono venute meno fino a quando l'arbitro, resosi conto delle sue condizioni, non ha avuto altra scelta che, se non fermare l'incontro e decretare la vittoria di Konami. Un finale duro, quasi crudele, ma perfettamente coerente con la storia raccontata sul ring. Con questa vittoria Konami ha messo a segno la sua seconda difesa del Wonder of Stardom Championship, dopo già quella significativa di Dream Kingdom del 29 dicembre 2025 contro Saya Ida. Due difese diverse contro avversarie diverse, ma entrambe fondamentali per definire l'identità
del suo regno. Konami non è una campionessa che vive di spettacolo fine a se stesso, ma di controllo, dominio e credibilità assoluta. Ogni match sembra rafforzare la sensazione che la White Belt sia al sicuro tra le sue mani, almeno per ora. Eppure, se da una parte il regno di Konami continua a consolidarsi, dall'altra questa battaglia ha rappresentato un punto di svolta anche per Rina. Nonostante la sconfitta, esce da questo main event enormemente rafforzata, più consapevole, più pericolosa che mai. Rina ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere ormai materiale da White Belt, di poter sostenere un main event titolato, di avere tutto ciò che serve per diventare Wonder of Stardom Champion. Questa non è stata una sconfitta che ridimensiona, ma una sconfitta che consacra. È solo questione di tempo prima che Rina torni a bussare alla porta del titolo e quando lo farà, potrebbe non esserci nessuno in grado di fermarla. La serata però non si è chiusa con la solita immagine di Konami vittoriosa sul ring. No, al termine dell'incontro, mentre la campionessa stava celebrando la difesa appena conquistata, è arrivata Ami Sourei a interrompere i festeggiamenti, lanciando una sfida diretta e chiarissima per Supreme Fight, il pay-per-view che andrà in onda il 7 di febbraio. Un momento che ha immediatamente spostato lo sguardo verso il futuro, aggiungendo un nuovo, intrigante capitolo alla card del prossimo grande evento Stardom. Il confronto tra Konami e Ami Sourei promette scintille, ma di questa imminente battaglia avremo modo di parlare più avanti con l'attenzione e la profondità che merita. Ecco perché vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Per ora ciò che resta è la fotografia di una campionessa sempre più solida e di una sfidante che, pur cadendo, ha dimostrato di appartenere all'elite. Il regno di Konami continua forte, credibile e carico di potenziale e tutto lascia pensare che siamo soltanto all'inizio di una delle run più interessanti della White Belt negli ultimi anni.